Oggi parliamo di Fagiolo Badda di Polizzi Generosa. Polizzi Generosa è un piccolo comune nel cuore del Parco delle Madonie. È un territorio bellissimo che racconta storie antiche, è un territorio caratterizzato dalla presenza di antichi noccioleti, di mulini ad acqua ed è un territorio che racconta di questo fagiolo. Fagiolo Badda, Badda in dialetto siciliano significa palla, proprio perché ha la forma particolarmente tondeggiante. È un fagiolo piccolo, ma è bellissimo perché è naturalmente bicolore. Noi qua distinguiamo due ecotipi, due varietà, la badda nera e la badda bianca. La badda bianca è avorio con macchie rosate o aranciate, mentre la badda nera è avorio con macchie nere. Tradizionalmente la semina del fagiolo Badda avviene a metà giugno, più o meno il giorno di Sant'Antonio da Padova. In realtà dipende dall'altitudine perché in zone più basse, a Marina, come diciamo qua, possiamo spingerci anche fino ai primi di luglio. Il fagiolo Badda è una pianta che ha bisogno di sostegni per crescere. Qui utilizziamo le canne, le intrecciamo a gruppi di 4 per formare delle specie di capannine che chiamiamo pagliaredda e aiuteranno la pianta durante la sua crescita. Scusate, non mi sono ancora presentata. Io sono Roberta Bilitteri, sono produttrice e trasformatrice, ma anche presidente dell'Associazione dei produttori del fagiolo Badda di Pulizzi Generosa, Presidio Slow Food. Vi devo dire che non è facile non soltanto per la tipologia proprio di coltivazione, tutte le fasi della lavorazione sono manuali, abbiamo parlato della semina, della raccolta, ma anche la sbaccellatura e la selezione. Ma negli ultimi anni è sempre più difficile anche a causa dei cambiamenti climatici che fanno impazzire le stagioni e le temperature, o per la fauna selvatica, o per un dissesto idrogeologico che determina l'erosione del suolo. Noi però continuiamo, noi andiamo avanti innanzitutto perché siamo produttori di presidio e quindi significa che crediamo nel valore del cibo buono, pulito e giusto. Continuiamo perché siamo contadini custodi, custodi di biodiversità, custodi della memoria di questa comunità, di questo territorio. E continuiamo perché non siamo soli, perché facciamo parte di una comunità leguminosa, la comunità di Slow Beans, fatta da persone meravigliose con le quali condividiamo i valori della corretta alimentazione, della tutela ambientale. Condividiamo l'idea che lo scambio, il confronto, l'essere insieme sia estremamente importante. Dai, venite con me, andiamo a conoscere gli altri produttori. Buongiorno a tutti, sono Antonino Sausa e faccio parte di questo gruppo di produttori del fagiolo a badda di Polizzi Generosa e Presidio Slow Food. Io coltivo questo prodotto perché, diciamo, oltre ad essere una tradizione del nostro paese, è soprattutto per me una tradizione di famiglia che portiamo avanti da diversi anni nei nostri terreni, nonostante le varie avversità che ci sono pure dal punto di vista territoriale, soprattutto ora con il cambiamento del clima che va facendo variare i tempi di semina e altre, diciamo, situazioni tecniche di coltivazione, ma poi soprattutto anche dal punto di vista della fauna selvatica. Per noi polizani il fagiolo a badda non è un semplice legume, ma è come dire, un momento di unione in famiglia che rapportiamo soprattutto in due feste nostre paesane. E quindi ho preso questo impegno di produrre questo fagiolo che cercherò di portare sempre avanti con amore e passione. Ciao, sono Carlotta, qui siamo nella sede dell'associazione Porto di Terra, che è un'associazione, la sede si trova nel Parco delle Madonie, in un'area del Parco delle Madonie. Diciamo, gli obiettivi dell'associazione sono la rigenerazione del territorio attraverso approcci come l'agroecologia e la permacultura. Una delle nostre attività in questa associazione è la coltivazione del fagiolo Badda, per tante ragioni, di cui una comincerà a dirvela Vicky.
Io sono Vittoria e marchigiana d'origine, mi sono trasferita 3 anni fa con il desiderio di radicare e di trovare un posto di sperimentazione e di cura. E mi occupo soprattutto di cucina, che è il mio nettere, e perché credo che tra i tanti modi di fare politica sicuramente sia importante scegliere che cosa mangiare, che cosa avere nel piatto. E questo fa sì che tra le nostre scelte ci sia quella di coltivare delle varietà antiche che appartengono a questo territorio e di creare dei piatti unici di sapori, odori e colori soprattutto, che si legano a questo territorio. Perché coltivare il fagiolo Badda? Perché è bello, perché è una varietà antica, maestosa nel suo modo di crescere e generosa nel suo modo di produrre. Rappresenta anche un po' un ponte per fare parte di questo territorio, un ponte quasi generazionale che ti permette, laddove la differenza di età, di provenienza, di cultura viene colmata dall'uso della zappa, dall'accorgimento di irrigare oppure in un determinato modo, da quanti semi metti nelle fosse, da come incannare, da come mettere, come preparare il suolo, come intrecciare le canne. Non lo so, è stato un bell'accesso, è un bell'accesso al territorio, è una bella memoria. Sono Elena, sono arrivata un anno e qualche mese fa a far parte di Porto di Terra, di questa associazione, approdando in un'altra zona. E quello che stiamo cercando di fare è creare modi di interfacciarci con le persone che abitano questi luoghi da molto prima di noi, con dei saperi che stanno scomparendo. In questo senso la coltivazione, così come anche altre attività che facciamo, è tesa al riscoprire, riappropriarci di delle cose che appartengono a questi territori, che appartengono anche a noi, e ci è stato detto che non sono importanti ed è meglio fare altro, ma posso dire che non è così. Allora, sono Pietro e coltivo nella campagna di famiglia da tante generazioni il fagiolo Badda, perché amo la pasta con i fagioli Badda. Questo luogo è il luogo che amo. Io sono nato a Palermo e sono cresciuto a Palermo fino all'adolescenza. Nonostante questa qua fosse stata la casa di campagna dove veniamo sempre d'estate, per Natale, Pasqua, insomma. Fino a che poi il mio cuore mi ha detto di tornare assolutamente qua. E qua è dove voglio svegliarmi ogni mattina, è dove vedo io il mio concetto di felicità, il mio concetto di bellezza. Per farvi gustare i fagioli Badda di Polizzi Generosa abbiamo pensato di prepararli secondo la nostra ricetta tradizionale, semplice ma veramente gustosa. Pochi ingredienti: fagiolo Badda, acqua, sale, il finocchietto selvatico, fondamentale. Poi possiamo in realtà impreziosirli anche con un piccolo soffritto di carota, sedano e cipolla. Allora, i fagioli Badda hanno bisogno dell'ammollo, quindi l'ammollo di una notte. Dopo averli lavati si mettono in ammollo e le nonne consigliano di metterli in ammollo in acqua tiepida o portare l'acqua dell'ammollo a ebollizione. E questo permette alla buccia di ammorbidirsi. Quando dobbiamo decidere di cucinarli e gustarli, l'indomani mattina cambiamo l'acqua dell'ammollo e li mettiamo in pentola. Il fagiolo Badda è un fagiolo slow a tutti gli effetti, ha bisogno dei suoi tempi, ha bisogno di cuocere almeno un paio d'ore, ma non scuoce, ha la buccia sottile, si mantiene cremoso, ha un gusto corposo e dopo un paio d'ore di cottura possiamo gustarlo semplicemente aggiungendo un filo di olio extravergine di oliva a crudo.
vuoi fare?